Vegito è effettivamente il personaggio più forte del meta? Bene, oggi faccio questo primo video su YouTube per parlare di questo argomento. La mia idea non era in realtà quella di fare una tier list uguale a tutte quante le tier list che fanno gli altri, volevo partire magari con un qualcosa di originale come una tier list per esempio dei miei personaggi preferiti, personaggi con i quali mi sono divertito di più a giocare su questo gioco. Ma vedendo in questi giorni tantissimo amore nei confronti di questo personaggio assolutamente giustificato, attenzione perché comunque stiamo parlando di un personaggio che oltre ad essere bellissimo a livello estetico è anche un personaggio bellissimo da giocare, ok? Però siamo così sicuri che questo personaggio che è Vegito Blue Ultra sia attualmente il top 1 del meta? Non lo so. Quindi prima di iniziare questa tier list ci tenevo a mettere le mani avanti e specificare alcune cose. Come potete vedere attualmente sono in top 100, quindi credo di parlare con cognizione di causa, credo di sapere ciò di cui sto parlando, ho i personaggi molto stellati. Tra l'altro vi ricordo che a proposito di giocare molto, mi trovate ogni sera in live alle 23 su Twitch, trovate il canale in descrizione. Inoltre ci tengo a precisare che ogni opinione, ogni cosa che dirò in questo video comunque sarà totalmente una mia opinione personale, siete liberissimi di pensarla in un modo diverso, di avere la vostra idea, ma quelle che saranno le mie idee, quelle che sentirete essere le mie idee sono totalmente frutto della mia esperienza in queste 2 settimane di PvP, in questa settimana in realtà di PvP con Vegito. E detto ciò non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e iniziamo con questa tier list. Allora, prima di spiegarvi perché in posizione numero 10 troviamo Zamasu, volevo fare ulteriormente un'altra premessa, ovvero che tutti i personaggi che troverete indicativamente dalla posizione numero 10 alla posizione numero 5/6 sono tutti personaggi che bene o male sono utilizzabili perché comunque sono tutte quante delle seconde alternative, ma comunque sono dei personaggi che sono tutti quanti intercambiabili fra di loro perché il meta, a parte appunto i primi 5 personaggi che vedrete in questa tier, il meta è praticamente inesistente, è composto solamente da quei 5-6 personaggi che vengono spammati a ripetizione e gli altri praticamente non esistono. Comunque, Zamasu in posizione numero 10. Perché c'è Zamasu in posizione numero 10? Zamasu è un'ottima alternativa per colore, tra virgolette, a MVP, è un'ottima alternativa a Trunks, ma ripeto, rimane sempre un'alternativa e anche relativamente di poco valore, perché l'unico suo pregio sono le difese, che ormai comunque nemmeno quelle sono così tanto alte. E comunque questo personaggio necessita di essere giocato insieme a Gokuza, perché se non lo giocate insieme a Gokuza venite letteralmente rushati dopo pochissimi timer count da Vegito e perderete sicuramente questo personaggio che è l'unica protezione che avrete probabilmente da Vegito. Quindi per questo motivo io metto Zamasu in posizione numero 10, personaggio che è una valida alternativa ma comunque non ai vertici del meta sicuramente. Resta comunque, ripeto, dopo tanti mesi dalla sua uscita, uno dei pochi personaggi giocabili in questo meta. In posizione numero 9 troviamo Freezer LF. Freezer LF si trova qui in realtà solamente per un motivo, ovvero il Loe. Il Loe è un team che attualmente è ancora validissimo, soprattutto se giocato insieme a Freezer Revive e soprattutto Gokuza. È un team che fa tantissimi danni, ha tantissime Zenkai Bench e può tenere tranquillamente, soprattutto se i Gokuza molto stellati, tiene tranquillamente testa a Vegito senza nessun tipo di problema e anzi in molte situazioni addirittura lo annichilisce e lo distrugge completamente. Sta di fatto che questo personaggio comunque non può essere più in alto di così in questa tier, per il semplice fatto che al di là del supporto che dà e della Zenkai Bench non serve letteralmente a nulla, il suo kit è vecchio, non fa danni, non tanka più di tanto e le sue utilità appunto si fermano al supporto. Quindi per me posizione numero 9 meritatissima da parte di Freezer LF. In posizione numero 8 troviamo Gogeta. Per quale motivo, Kurz, hai messo Gogeta in top 8? Come ti permetti? Bene, ora prima che partiate tutti quanti nei commenti con l'ascia di guerra per venirmi a cercare a casa, lasciate che io vi spieghi le mie motivazioni. Ora, partendo dal presupposto che Gogeta comunque è uno dei miei personaggi preferiti, come potete notare anche dalla grafica qui a sinistra, devo ammettere che a malincuore il personaggio è totalmente inutile in questo meta. E perché vi dico ciò? Vi dico ciò per il semplice fatto che la Bandai sono mesi che continua a sfornare personaggi che vadano a counterare ogni meccanica di questo personaggio, a partire banalmente da MVP 17 che
andò a counterare parzialmente questo personaggio con la sua anti-endurance su Rising Rush. Dopodiché tirarono fuori Kid Buu, personaggio che grazie alla sua green riusciva a trasformare le blast in strike, rendendo così parzialmente inutile il gauge di Gogeta, oltre ad andare a annichilirlo per via del colore di vantaggio. E di recente hanno tirato fuori appunto Vegito Blue che va a rendere completamente inutile il suo gauge perché non può perdere carte dalla mano, e oltre a ciò gli ruba anche quella che è la sua utility più grande, ovvero l'anti-endurance sul Rising Rush, cosa che però oltre ad essere stata rubata da Vegito è stata anche completamente annullata e resa inutile dai Gokuza. Quindi questo personaggio, oltre a non ha utility, non ha team, ma devo dire che nonostante tutto ciò io sono fiero di quello che è stato, di quello che è Gogeta Blue, perché ragazzi, pensate solamente al fatto che hanno dovuto appunto sfornare personaggi su personaggi per andare a counterare quest'unico personaggio. Cioè pensate a questa cosa dovrebbe rendervi fieri se siete dei fan come me di Gogeta, perché questo personaggio è durato tantissimo, sta durando ancora ora, perché ripeto, se si trova nella top 8 di una tier list 8 mesi dopo la sua uscita significa che è ancora un personaggio fortissimo, è un personaggio ancora valido, ma ripeto, non è uno dei migliori personaggi del gioco attualmente, non è un personaggio top meta, e per questo motivo io lo metto in posizione numero 8, ma che comunque è una posizione più che valida per quello che è il personaggio e per quando appunto questo personaggio è uscito, ovvero quasi 8 mesi fa. In posizione numero 7 troviamo una posizione molto contorta, un personaggio molto contorto, ovvero Freezer Revive. Bene, perché ho messo Freezer Revive in posizione numero 7 nonostante sia un personaggio vecchissimo, un personaggio che comunque non fa più danni, non tanka più di tanto? Bene, Freezer Revive si trova in questo spot per il semplice motivo che ha un team a mio avviso fortissimo, che è ovvero il team Gokuza, Freezer Revive e Vegito, oppure banalmente Freezer Revive, Gokuza, Jiren o al posto di Jiren Freezer LF. Ha comunque dei team molto validi in meta, ha un sacco di Zenkai Bench, ha il colore di vantaggio su quello che è il personaggio forse attualmente più spammato nel meta, ovvero Vegito Blue, e oltre a tutto ciò ha anche la Revive che è una meccanica fortissima, soprattutto in questo meta in cui si tirano molti Rising Rush, soprattutto se non si ha Gokuza, ed è una meccanica che letteralmente molte volte può svoltarti la partita. Quindi secondo me, nonostante il personaggio mi rendo conto che non faccia danni, non tanchi più di tanto, nonostante tutto ciò, paradossalmente non so spiegarmi nemmeno io il motivo, ma ogni volta che lo trovo contro, e ripeto, sono in top 100 quindi credo di sapere di ciò di cui io sto parlando, nonostante ciò è un personaggio che per qualche motivo dà un sacco di fastidio ogni volta che lo si incontra contro, e per questo motivo mi sento di dargli lo spot numero 7, ma ripeto, solamente perché il meta lo favorisce tantissimo sotto quasi tutti i punti di vista, altrimenti questo personaggio probabilmente in una tier list non esisterebbe nemmeno nelle menzioni onorevoli, parliamoci chiaro. Comunque, per ora, per questo meta, posizione numero 7, a mio avviso per Freezer Revive meritata. In posizione numero 6 troviamo un personaggio che sto trovando molto spammato nel meta in questo periodo, ovvero Goku Ui Purple. Perché Goku Ui è un personaggio così forte in questo meta? Bene, Goku Ui è salito moltissimo per due aspetti fondamentalmente. Il primo aspetto è quello dell'anti-fusion. Lui ha dei danni maggiorati contro fusion, funziona molto bene contro appunto Vegito Blue, che è il nuovo personaggio uscito di recente, e oltre a tutto quanto ciò ha una meccanica che è importantissima, ovvero l'autoevasione delle blast e le strike, meccanica che fino a qualche tempo fa non aveva alcun motivo, alcun senso di esistere, ma grazie a questo Vegito trova la sua utilità. Perché? Moltissima gente a inizio game usa la tecnica di Vegito di levare il vanish, ovvero parte con un altro personaggio magari, mette subito Vegito in campo, ti leva il vanish e parti in combo. Bene, questa cosa contro questo Goku non si può fare, per il semplice motivo che Goku appunto va ad evadere e schivare automaticamente le strike e blast nemiche in early game, quindi vi andrete a salvare da quella che è la combo gratuita che di solito Vegito si va a prendere. Inoltre ha moltissime line-up che funzionano molto bene ed è estremamente forte contro il Future, va ad annullare completamente il Future. Quindi questo personaggio comunque secondo me la top 6 se la merita tutta quanta, perché è uno dei personaggi più
giocabili e anche più divertenti da usare in questo meta, oltre logicamente ai personaggi che stanno sopra di lui, che secondo me stanno totalmente più in alto di lui, nel senso che sopra di lui i personaggi che vedrete tra poco hanno totalmente un gap rispetto a quello che è il resto del meta, sono sopra di uno scalino rispetto a tutti quanti gli altri. Comunque, posizione numero 6, meritatissima per Goku Ultra Istinto. In posizione numero 5 troviamo Rosé. Rosé che è risalito moltissimo rispetto alla scorsa settimana, che era completamente sparito dal meta. Rosé ora è un personaggio che funziona molto bene insieme a Vegito perché va a proteggerlo di colore, fa ancora un sacco di danni anche se le due sue difese lasciano un pochino a desiderare. Va anche a mettere molta pressure al Frieza side dei Gokuza, anche se comunque il side di Goku va ad annichilirlo completamente, però comunque anzi dà una grande protezione a Vegito Blu, soprattutto perché lui è conosciuto e risaputo essere lo slayer d'eccellenza delle unit blu. C'è un problema però con questo Rosé, ed è il motivo per cui non si trova top 3, top 4, top 2 eccetera eccetera. Per quale motivo? Qual è questo motivo? Ovvero il fatto che il Rosé paradossalmente per il future è quasi un handicap. Ovvero che sì, nel future hai bisogno comunque di un endurance perché altrimenti Vegito prende e ti rascia tranquillamente, però allo stesso tempo se giochi con questo Rosé al posto di Trunks ti ritrovi senza endurance, giusto? Quindi qual è la soluzione? La soluzione è giocare al posto suo, al posto di Rosé, giocare i Gokuza come leader nel future, in modo da... Sì, è vero che vai a perdere la ultra ability su Vegito, però allo stesso tempo guadagni un endurance, guadagni un counter per Vegito stesso, ovvero i Gokuza, il Frieza side dei Gokuza, e oltre a tutto ciò vai a guadagnarci anche un endurance non cancellabile, perché nel momento in cui il Vegito avversario ti va a rushare, va a attivare il Rising Rush, i Gokuza andranno ad eliminare l'anti-endurance, quindi Trunks non potrà essere killato con il Rising Rush. Quindi per questo motivo Rosé, secondo me, tra quelli che sono dalla top 5 in su, è quello un pochino più basso, perché paradossalmente sì, va a proteggere molto bene Vegito, però allo stesso tempo è quasi il punto debole del suo stesso team, quindi per questo motivo lo metto in quinta posizione. Personaggio fortissimo, validissimo in questo meta, ma che comunque non è la scelta migliore nei suoi team. In quarta posizione troviamo Trunks, Sword of Hope. Trunks che ha avuto una rinascita incredibile. Io stesso non ci avrei dato €1 a questo Trunks, eppure sono dovuto ricredermi. Personaggio che funziona benissimo, soprattutto se utilizzato all'interno del future con UVB e i Gokuza. È un personaggio che va appunto a counterare benissimo Vegito Blu, un personaggio che lo disintegra completamente, lo so, logicamente ha il colore di vantaggio, ma comunque il suo sporco lavoro in questo meta lo fa, ha più di qualche line-up che è giocabile, funziona bene, e oltre ad essere un'ottima unit difensiva per via del suo gauge che spezza la combo, spezza le carte, per via della sua endurance non cancellabile se lo giocate con Gokuza, e per via della sua ultimate che è totalmente una nuke e va a one-shottare chiunque praticamente, quasi oserei dire anche a colore a sfavore, direi che per tutta questa serie di motivi direi questo personaggio la top 4 se la merita tranquillamente. Personaggio fantastico, personaggio che consiglio a tutti quanti di provare, e per questo motivo appunto la top 4 se la merita. Non ho molto altro da aggiungere su questo personaggio, davvero un ottimo Zenkai. In terza posizione troviamo una delle mie unit preferite, una delle unit con la quale mi sto divertendo di più a giocare in assoluto, ovvero MVP 17. MVP 17 che in molti, compreso me, preferiscono a Trunks per via di tutte le sue utility. Il personaggio ormai lo conosciamo, è uscito quasi 7 mesi fa, il personaggio in sé ha tantissime utility, ha il gauge che quando è carico, oltre ad andare a curarsi e loccare le main avversarie, va anche a dare damage cut agli alleati, è impossibile da rushare, soprattutto se giocato insieme ai Gokuza per via della loro cancellazione dei buff. Inoltre se non giocate Gokuza lui comunque non può essere rushato perché ha anti-endurance, ha il colore di vantaggio su Vegito Blu, ha il danno aumentato di Blast nei confronti di Vegito Blu ed è praticamente un counter totale al meta. È uno dei personaggi in assoluto più utili di tutti, è un personaggio che è molto utile anche contro Gokuza. Per quale motivo? Perché va a debuffare le special move che spammano, e per esempio la scorsa season se giocato insieme a Jiren questo personaggio era inkillabile totalmente, andava quasi ad annullare
i Gokuza e il team, quello doppio supporto con tutte quante le Zenkai Bench di Gokuza, credetemi, non faceva minimamente paura. In più MVP rispetto a Trunks, a mio avviso, ha il team migliore del gioco, ovvero lo Universe Rap con i Gokuza e Vegito come leader, e a differenza di Trunks, appunto, gira molto meglio. Per quale motivo? Perché comunque il Future con i Gokuza come leader e Vegito non come leader non gira più di tanto bene, per il semplice fatto che Vegito perde la Ultra Ability. Per il resto comunque i team bene o male si equivalgono, ma questo Universe Rap secondo me è un po' più solido, le bench sono un pochino più armoniose e diciamo che totalmente, secondo me, complessivamente il team gira meglio appunto gira meglio del Future, e per questa serie di motivi, ma soprattutto per tutte le utility che porta il team, io MVP lo vado a mettere attualmente in top 3 e secondo me appunto la posizione numero 3 se la merita tutta. Ed eccoci arrivati alla posizione numero 2. Bene, so già che moltissimi di voi saranno nei commenti pronti ad insultarmi, ma anche qui lasciate che io vi spieghi per quale motivo ho messo Vegito Blue secondo. Ora, Vegito Blue a Kit è probabilmente il personaggio più forte del gioco attualmente, personaggio molto divertente da giocare, personaggio sbroccatissimo, bellissimo, a livello di animazioni, di design, di arte, come potete vedere è stupenda. A livello di kit è devastante, fa un sacco di combo infinite, fa un sacco di danni con la ultimate, ma c'è un ma. Il problema più grande di Vegito, ragazzi, a parte il colore, che quello secondo me è secondario perché comunque si avrà sempre un counter in funzione al proprio colore, io credo che il suo problema più grande siano i team e la Ultra Ability, e tutto ciò sembra un paradosso. Dico ciò perché i suoi due team migliori sono il Future con Trunks e Gokuza come leader e lo Universe Rap con Gokuza ed MVP, ma in tutti questi due team top del meta Vegito si incastra per forza di cose, si incastra quasi con delle forzature, perché giocandoli capisci che Vegito non è stato creato per quel team. Vegito purtroppo in Ultra Ability ha Fusion che però non è un team top meta, non è un team attualmente utilizzabile secondo me ad RP alti, o almeno nel mio caso in top 1000, e quindi per questo motivo secondo me non è ancora pronto per la top. E perché dico ciò? Dico ciò per un semplice motivo, ovvero che ora non so voi a quanti RP stiate, non so voi appunto se giocate in Godly come me o meno. Attenzione, non sto dicendo assolutamente di essere più forte di tutti voi, di averlo più lungo di voi, ok? Ma sto semplicemente cercando di spiegarvi il mio punto di vista e ciò che vedo e ciò che incontro in PvP. Ora, esistono tantissimi team counter comunque a questo Vegito, banalmente giochi con doppio blu che possono essere, non lo so, i Gokuza e Trunks, Gokuza Freezer Revive o MVP, ci sono tantissimi counter a questo personaggio, ok? E oltre ad esserci molti counter, lui, se non giocato insieme ai Gokuza, perde tantissime delle sue utility, soprattutto l'anti-endurance su Rising Rush. Se giochi contro i Gokuza, questa meccanica non la puoi minimamente usare, anche se riesci a far entrare il rush, i Gokuza non entrano a bloccarti il Rising Rush. Questa meccanica diventa completamente inutile. Per esempio, se voi giocate con Universe Rap o con Future con Gokuza contro banalmente un Future con Vegito, Rosé e Trunks, o un Fusion con Vegito, Pan e Gogeta, voi andrete completamente ad annichilire quel team, perché non avete una protezione dai Rising Rush, e il Rising Rush di Vegito è totalmente inutile per colpa dei Gokuza. Quindi sostanzialmente la mia idea è che in questo meta, nonostante io mi renda conto che forse a Kit, come dicevo prima, Vegito sia più forte dei Gokuza, la mia idea è che attualmente puoi fare quasi a meno di Vegito, ma non puoi fare a meno dei Gokuza. E ora andiamo alla posizione numero 1. Ed eccoci qui arrivati in prima posizione. I Gokuza, ragazzi, come ben potevate ormai immaginare, perché ho messo i Gokuza in prima posizione e non il tanto amato e acclamato Vegito? Metto i Gokuza in prima posizione anche se sono, secondo me, leggermente, di poco sono maggiori a Vegito in questo momento. Loro sono in prima posizione perché, non so se avete notato, ma durante la tier che ho fatto finora ho sempre aggiunto quasi a tutti i personaggi una condizione, ovvero se li giochi coi Gokuza. Prendo per esempio banalmente lo Zamasu stesso, prendo per esempio il Freezer LF, vado a prenderti l'MVP, vado a prenderti il Trunks. Tutti quanti questi personaggi necessitano di essere giocati insieme a Gokuza. Perché? Perché senza i Gokuza Vegito potrebbe tranquillamente partire, rushare chiunque e annullargli l'endurance.
ok? Mentre con i Gokuza tutto ciò Vegito non lo può fare. Inoltre Freezer ha il colore di vantaggio su Vegito, i Gokuza vanno a counterare quasi tutte le meccaniche di Vegito, cioè sembra paradossalmente che i Gokuza siano usciti dopo di Vegito. Il personaggio in sé per sé che è Gokuza attualmente secondo me è fondamentale, come dicevo prima puoi creare un team senza Vegito ma non puoi creare un team senza Gokuza. Giocare senza Gokuza in questo meta, almeno ripeto, per quella che è la mia esperienza finora, è quasi un suicidio, perché stai certo che se giochi senza di loro almeno 1-2 volte a partita vieni rushato e ti muore un personaggio sicuramente, a meno che appunto tu non giochi con Gokuza, così da andare a cancellare l'anti-endurance di Vegito ed essere tranquillo, o addirittura senza nemmeno avere bisogno di cancellare l'anti-endurance, ma andando direttamente a bloccare il Rising Rush. Quindi per questo motivo secondo me i Gokuza sono ancora un filino, attenzione, per una questione di meta sopra Vegito, perché a livello di kit, ripeto, probabilmente Vegito è un pelino più forte di loro, ma a livello di meta, secondo me, attualmente i Gokuza la fanno ancora da padrone. Potrei sbagliarmi, per carità, sono solamente delle mie idee, solamente il tempo probabilmente dirà chi ha ragione, ma attualmente, secondo me, la mia risposta a chi mi chiede Furzi, chi è meglio, Gokuza o Vegito? La mia risposta è quella che vi ho detto prima. Senza Vegito il team lo puoi creare, senza i Gokuza non puoi giocare. Credetemi, se state giocando tanto in questa season, se giocate ad RP alti, probabilmente vi sarete già accorti, o se non lo avete ancora fatto, fateci caso, senza i Gokuza soffrite tantissimo, soffrite troppo i Rising Rush e avete molte più possibilità di perdere. Con i Gokuza invece controllate molto meglio la partita e vi sentite molto più al sicuro. Non lo so ragazzi, ripeto, sarà sempre una mia idea e questa tier list nel complessivo comunque è una mia idea, ma secondo me tutto quanto in questo meta gira intorno ai Gokuza e non a Vegito. Poi magari, ripeto, tra un mese uscirà una unit che andrà completamente ad annullare i Gokuza, ma attualmente, adesso come adesso, secondo me, i Gokuza restano e sono la unit, anche se di poco, più forte del gioco e più fondamentale del gioco. Detto ciò ragazzi, la mia tier list è finita, spero che vi sia piaciuto, spero che le mie idee o comunque le mie spiegazioni possano essere d'aiuto ad alcuni di voi per magari creare il team o per orientarsi sul capire quelli che sono i personaggi più forti del gioco. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, fino ad ora, lasciate un commento, ditemi qual è la vostra top 5 magari nei commenti e vi ricordo di passare ogni sera se volete, mi trovate in live su Twitch verso le 23, il link potete trovarlo qui in descrizione. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video.